qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o Venere in bilancia. Oggi andiamo a fare l'identikit del tuo vero amore, quindi per avere proprio una visione chiara a cui ispirarsi, quindi una visione chiara con cui anche sentire il tuo amante mistico che ti richiama verso un certo tipo di esperienza affinché tu possa integrare il tuo archetipo della bilancia e questa persona palesarsi all'esterno di te nella forma umana dell'amante mistico. Come vi insegno sempre, l'amante mistico è il daimon, è la missione che si rifà in ogni cosa che vivi. Poi quando il tuo karma lo permette si palesa davanti con una persona in carne ed ossa. Vi ricordate il video Il segreto sciamanico dove vi parlo della mente, del mito di amore psiche e di come noi attraverso le esperienze che facciamo noi stiamo sempre di più andando incontro alla realizzazione del nostro amore divino, no? Quindi oggi andiamo a fare nella pratica questo identikit per te, che sei custode dell'armonia invisibile, che sei nata o sei nato tra equilibri sottili, proprio come una danza di luce e ombra. Il tuo spirito è specchio, il tuo spirito è ponte, cerca giustizia non solo nel mondo degli uomini, ma anche nella misura segreta delle stelle. Allora dentro di te vibra il desiderio di incontrare questo amore. L'amore come un'arte sacra, dove due anime si possiedono ma si contemplano, dove la relazione non è catena, ma ala che porta più in alto. E allora oggi ti presento il tuo vero amore, l'amante mistico che ti corrisponde, colui o colei che non rompe l'equilibrio, ma lo trasforma in musica. E insieme a lui o insieme a lei non sarai più un equilibrio in bilico, ma un'anima che danza tra cielo e terra, in una bellezza senza tempo. Ed è questo che ti corrisponde l'amante mistico, nell'alleanza con il divino. Oggi ho preparato una bellissima lettura per te, divideremo la lettura in due atti. Nel primo atto parleremo del tuo amore, di lui o di lei, e nel secondo atto parleremo di te. Quindi ti consiglio di rilassarti, di bere una bella tisana, un tè, per fare questo meraviglioso viaggio insieme. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio sposo celeste, di realizzare questa lettura epica e bellissima come te oggi. Primo atto, 10 carte. Parliamo del tuo amore. Prima carta, bilancia. L'essenza, l'anima, la natura profonda del tuo amore. Seconda carta, il dono. Cos'è che porta nella tua vita questo amore, questa persona? Terza carta, la luce. Qual è la sua qualità più bella? Quarta carta, l'ombra. Ciò che ti farà crescere. Quinta carta, il corpo. Com'è il suo aspetto fisico? Com'è la sua presenza? Com'è la sua sensualità? Com'è il suo stile? Come si muove? Il suo modo di fare, l'energia quotidiana? Com'è il suo cuore? Come ama? Come si apre? Come si dona? Ottava carta, la sua mente. Come pensa? Come comunica? Come sogna?
Nona carta, il suo lavoro. Qual è il suo lavoro o la sua vocazione? Il tipo di attività o talento a cui è predisposto, cioè la sua via di realizzazione. Decima carta, ultima carta del primo atto. Qual è la missione comune? Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Ok, dividiamo il primo atto dal secondo. Secondo atto. 6 carte per te. La tua energia attuale, dove stai vibrando? Dodicesima carta, ciò che attrai, che tipo di relazioni magnetizzi, che tipo di relazioni hai attratto fino a questo momento? Tredicesima carta, la lezione karmica. Cos'è che hai già vissuto? Cos'è che hai già compreso? Quattordicesima carta, il nodo, ciò che blocca l'ingresso dell'anima gemella. Quindicesima carta, il gesto di liberazione, il rito o l'atteggiamento che apre la porta. Sedicesima carta, la chiave dell'incontro, come, dove e in che dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero. Puoi averlo già incontrato ma non ancora riconosciuto. Ecco, questa stesa ti aiuterà a capire e a sentire. Allora, ragazzi miei, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Il tuo vero amore. Allora, qual è l'essenza di questa persona? C'è il mondo qua. Il tuo vero amore è un'anima completa. Il tuo vero amore è un essere che ha attraversato cicli e ritorni. Il tuo vero amore è colui o colei che ha danzato con il tempo e l'esperienza. È una persona che porta con sé la saggezza di chi ha conosciuto l'interezza. È un cerchio perfetto che racchiude in sé armonia, realizzazione. È una luce che accoglie ogni frammento. Praticamente questa è una persona veramente matura. Questa è una persona equilibrata. È una persona consapevole del proprio valore e delle proprie capacità. È qualcuno che ha già affrontato sfide, lezioni e ora entra nella tua vita con integrità e stabilità, cioè ti farà sentire completa, completo, come se ogni pezzo del tuo cuore trovasse il suo posto. Questo mi viene da dire, il mondo. Bellissimo, bellissimo. Qual è il dono che porta nella tua vita? Ah, la luna. Qual è il dono che porta nella tua vita la luna? Ti porta la capacità di connetterti con il tuo inconscio. Ti porta sogni, ti porta intuizioni, ti porta un richiamo al mistero e al mondo emotivo profondo, la magia del femminile. Questa persona è l'eco della tua parte nascosta, delle emozioni non dette, dei desideri segreti. Cioè con questa persona ti conduce in territori emotivi che prima di incontrarla non osavi assolutamente esplorare.
Il dono che ti porta è la sensibilità, cioè proprio la capacità di connettersi con il tuo inconscio. Cioè questa persona ti farà scoprire nuove sfumature di te stessa o di te stesso. Ti aiuterà a navigare tra paure e desideri, rivelandoti ciò che davvero vuoi e ciò che davvero senti. Sì. Ok. La sua luce. Qual è la sua qualità più bella? Mamma quanti arcani maggiori. La sua qualità più bella, la sua luce è la papessa, ci picchia. La saggezza silenziosa è la sua qualità più bella, la profondità dello sguardo che comprende senza giudicare, il rifugio interiore, il sapere che si manifesta senza clamore. Cioè, la sua qualità più bella, a livello pratico, questa persona ama con discrezione, ama con profondità, ama con rispetto, sa ascoltare, sa comprendere e sa sostenere senza invadere. È una persona molto spirituale o comunque profondamente riflessiva, capace di guidare e di nutrire l'anima di chi ama. Questa è la sua qualità più bella, caspita. Beh, è un maestro, comunque, o una maestra, sì. Andiamo a vedere adesso l'ombra che ti porta, perché è una persona di grande spessore qua, quindi è come se è una grande luce. Vediamo qual è l'ombra che ti porta, cioè ciò che ti fa crescere. L'otto di denari è l'ombra. Molto chiaro. Allora, l'ombra è questa, ti sfida a riconoscere il valore del lavoro interiore. Ti sfida a riconoscere il valore della pazienza. Ti sfida a riconoscere il valore della costanza. E ti mostra che l'amore richiede dedizione e impegno. Che la crescita non avviene senza applicazione e cura quotidiana. Cioè la sua ombra è legata alla necessità di costruire insieme, di non aspettarsi dei miracoli immediati, cioè ti insegna che per un rapporto duraturo servono sforzo, attenzione ai dettagli e volontà di migliorarsi costantemente. Questa è la sua ombra, ciò che ti scuote e che ti fa crescere. Beh, sei una persona che ha lavorato moltissimo dentro di sé, E questa è una grande persona di spessore. Ok, vediamo com'è il corpo, il suo aspetto fisico, la sensualità. Ah, ma un giovinetto, una giovinetta, paggio di coppe. Beh sì, perché è come se fosse un po' il matto, cioè nel senso, adesso ti spiego. Quando ti liberi, quando fai grosse esperienze profonde, incontri l'inferno, incontri le ombre, poi ti alleggerisci, poi diventi giovane. Cioè per me la giovinezza si acquisisce nel tempo, perché quando sei più piccolo, adolescente, anche a 20 anni, hai il peso, no? Sei pesante, il peso delle aspettative del mondo, dei genitori, della famiglia. E poi man mano ti alleggerisci. Cioè diventi... la giovinezza la devi conquistare. Più vai avanti con consapevolezza, più ti alleggerisci. Allora, il corpo del tuo amore. Com'è? Com'è fatto? Il corpo del tuo amore è giovane, proprio nello spirito, magnetico, è curioso, è romantico. Lui o questa persona ha una sensualità delicata e intensa. Qua vedo una danza tra innocenza e passione, con la capacità di risvegliare il cuore. A livello pratico questa persona è molto attraente, ma ciò che colpisce di più è la sua presenza emotiva. Cioè, ti spiego,
quello che colpisce di più è gesti gentili, sguardi che comunicano profondità. Qua il fascino di questa persona nasce dalla combinazione di giovinezza interiore, dolcezza e creatività emotiva. Sì, bellissimo. Vediamo il suo stile, cioè come si muove, il suo modo di fare quotidiano. Vediamo un po'. Ah, l'otto di spade. Guarda, può apparire come una persona un po' riservata o cauta, anche incerta a volte. Cioè qua si muove come chi cammina tra un po' illusioni e libertà, è prudente, riflessivo, talvolta trattenuto. Un po' qua l'energia quotidiana un po' è un invito a scoprire un po' i labirinti del cuore e della mente insieme. Questa è la sua energia quotidiana. Sì, può apparire un po' riservato, cauto, forse anche incerto a volte. Il suo stile quotidiano è attento, è metodico, è riflessivo. Cioè qua lui o lei ti insegnerà a rispettare spazi e limiti e a muoverti con delicatezza. Sì, ok. Vediamo il suo cuore, vediamo come ama, come si dà. Re di bastoni, ama con ardore, ama con passione, ama con sicurezza. Il suo amore è un fuoco che non brucia, ma riscalda. È una fiamma che guida, che illumina il cammino. Questa persona ama con decisione, ama con protezione anche e con generosità. È molto assertivo nel donarsi, cioè assertivo proprio nel donarsi. Cioè è capace di prenderti per mano e mostrarti proprio la forza di un amore che ancora, che non si arrende mai. Come ti ama? Ti ama con coraggio. Ti prende per mano e ti dice ce la faccio, ce la facciamo, mi spiego, questo è ardore, sì. Ok, la sua mente, come pensa, come comunica. Il 3 di bastoni. Guarda, la sua mente è un orizzonte aperto. La sua mente è sempre proiettata verso delle possibilità, verso nuovi orizzonti. Infatti sogna tanto, pianifica, attende anche i frutti del proprio lavoro con pazienza, lungimiranza, no? Questa è una bellissima carta proprio in questa posizione. Cioè, come comunica a livello pragmatico la sua mente? Comunica con chiarezza e visione. Ama parlare, discutere, ama parlare, ama progettare, ama pianificare insieme. Però è sempre con uno sguardo verso ciò che è effettivamente reale e concreto. Ma gli piace molto parlare, discutere, pianificare. Ok. Vediamo qual è il suo lavoro, cosa può fare o qual è la sua vocazione. Bellissimo, 10 denari. Guarda, il lavoro del tuo amore è costruire abbondanza, creare sicurezza, creare prosperità che durino nel tempo. È custode di ricchezze materiali e spirituali qua, può essere una persona prospera sotto vari punti di vista, sia a livello economico, a livello spirituale, è custode di prosperità spirituale e materiale. Questa persona, questo amore, il tuo amore è predisposto a gestire affari, a gestire finanze, anche a gestire progetti familiari oppure a gestire progetti a lungo termine. Ha moltissimo talento per creare delle strutture solide, sia materiali sia emotive. È una persona grande di spessore, sì. Beh, d'altronde è una persona completa. C'è una persona col mondo qua, la sua essenza, che è quella, l'essenza, la completezza spirituale genera prosperità anche materiale, no? Perché sono uno il riflesso dell'altro, sì.
Vediamo adesso qual è la missione comune, perché vi incontrate. L'asso di spade. Insieme siete chiamati a portare chiarezza e verità. Insieme siete chiamati a tagliare le illusioni e vivere con una mente lucida e cuore aperto, la mente trascendente, come la chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. Il vostro incontro qua ha lo scopo di rivelarvi verità reciproche. Il vostro incontro ha lo scopo di affrontare insieme delle sfide mentali e pratiche, di comunicare con trasparenza e onestà. Vi incontrate affinché la trasparenza e l'onestà siano proprio il terreno di gioco della vostra evoluzione individuale e insieme, e portarla anche all'esterno. Sì, ok. Passiamo adesso al secondo atto. Parliamo di te. La tua energia attuale, come stai vibrando adesso? E qua abbiamo il 6 denari. Guarda, questa è la tua carta insieme a quella della giustizia, no? Io ti dico che sei in un momento di equilibrio tra il dare e il ricevere, cioè stai lavorando attualmente su relazioni equilibrate, stai lavorando attualmente sulla generosità e sul riconoscere i tuoi bisogni senza perdere rispetto per gli altri. Equanimità, cioè nel senso stai lavorando proprio su questo. La tua anima qua cerca armonia, giustizia, desidera equità, scambio sincero, quindi è un'ottima energia quella in cui ti trovi adesso. Sì, un'ottima energia. Vediamo invece adesso quello che hai attratto fino a questo momento, o stai attraendo, vediamo. Il diavolone è attratto. Ti dico che fino adesso hai attratto delle passioni molto intense, delle passioni magnetiche, però hai attratto anche al contempo legami che possono imprigionare. Cioè la tua voglia, i tuoi desideri ti hanno guidato tra ombre e tentazioni. Quindi ti dico che hai vissuto delle relazioni karmiche molto pesanti, delle relazioni che ti hanno insegnato i limiti, ti hanno insegnato il controllo e la libertà personale. Quindi questa carta è proprio un invito a liberarti dai legami che non servono più. Ma già stai vibrando con questo equilibrio qua del 6 denari, eh? E vediamo la lezione karmica qual è, ciò che hai appreso ehm, da queste lezioni karmiche, da queste relazioni karmiche. Il Papa. Non c'era carta più bella in questa posizione. L'insegnamento spirituale, tutti gli insegnamenti spirituali che dovevi apprendere li hai appresi. Anche se non ne eri consapevole, te lo dico io, con il Papa in questa posizione. E ti dico anche che hai imparato l'importanza della guida, della saggezza. L'amore vero non è impulsivo, ma rispettoso e consapevole. Hai imparato questo. Hai già compreso che valori e principi contano. Sai che l'amore richiede impegno, rispetto, ma soprattutto sai cosa hai imparato? Che l'amore richiede il senso di sacralità, il darsi, l'offrirsi. L'amore è darsi, l'amore è bellezza, superando i propri limiti, le proprie paure, le proprie resistenze. Ok, vediamo qual è il nodo, ciò che blocca, fino a questo momento ha bloccato l'ingresso dell'amore vero, dell'anima gemella, l'amante mistico. Vediamo. Sei tu, la regina di spade. Il blocco è la mente analitica che giudica troppo, il cuore che teme di essere ferito. Qua il nodo è legato alla paura, al controllo mentale, alla diffidenza che hai verso l'amore. Questa carta mi dice che devi accogliere l'amore senza paura di giudizio o inganno, perché il blocco sei proprio tu, regina di spade, che tu sia uomo o donna non importa, l'attribuisco a te. Però io vedo che qua l'hai imparato.
però questa è l'ombra che si, no? Li strascichi, diciamo. Vediamo qual è il gesto di liberazione che devi fare, vediamo. Il 4 di denari, devi aprire le mani chiuse, devi lasciare andare la paura di perdere ciò che possiedi già, devi fidarti del flusso della vita. Il 4 di denari, questa persona trattiene i suoi girasoli, no? No? Lasciali andare. Apriti, apriti. Cioè lascia andare la paura di perdere ciò che possiedi. Fidati del flusso della vita. Solo lasciando cadere le barriere potrai accogliere lui o lei, il vero amore. Quindi ti dico, a livello pratico, liberati da attaccamenti e riserve emotive. Questo è il senso. Lo so che non è facile, ma noi lo stiamo già facendo, no? Il canale è tutta una scuola aperta apposta per fare questo. E sotto trovi la pratica dei 21 giorni che stanno facendo tutte le nostre ragazze e ragazzi che si stanno liberando di tutto. Proprio per questa cosa qui. Per la fede, la fiducia, no? Ok. Allora, qual è la chiave dell'incontro? La chiave. Il cavaliere di denari. Allora, il tuo amore arriverà con costanza e pazienza, camminando accanto a te come un custode del quotidiano. Sai come lo riconosci? Ti dico subito. Lo riconoscerai per la sua affidabilità, per la sua dedizione, ma soprattutto per la cura che mette nei piccoli gesti. È concreto, è solido, eppure profondamente appassionato. Potresti per esempio incontrarlo o l'hai incontrato in contesti legati al lavoro oppure in contesti legati all'impegno quotidiano. Oppure, ti dico, in situazioni dove la costanza e la responsabilità sono visibili, cioè dove si vede la sua costanza e la sua responsabilità, in contesti di questa natura qui. Perché è qualcuno che costruisce con azioni, non solo parole. Riconoscerai il tuo amore perché sarà chiaro, stabile, sicuro e ti farà sentire protetta o protetto e valorizzato. Ed ecco qui che si lasciarono in migliaia perché non era lui. Allora, questo è il tuo vero amore. Questo è il tuo vero amore. Magari qualcuna di voi si è riconosciuta, ce l'ha davanti, caspita lui o lei. Vediamo un po' cosa ti dicono i miei oracoli lui, lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto, l'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dicono. Voglio fare l'amore con te l'ho detto, è appassionato. È una persona pratica, una persona pragmatica. Nei fatti si vede, voglio fare l'amore con te, voglio sentire, no? Voglio sentire, vuole fare l'amore con te. La prima cosa che ti dice è questa. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Quindi potresti inizialmente specchiare la tua corazza con questa persona, 4 di denari. Ma grazie al fatto che guardandoti negli occhi si denuda questa persona, tu abbasserai le difese. Ok? Cos'altro ti dice? Sono geloso di te, è una persona che è gelosa di te, sarà gelosa di te, perché comprende il tuo valore, perché o comunque sia al di là, più che altro perché è una persona appassionata, anche incerta a volte, però molto appassionata.
comprende il valore delle cose e delle persone perché è predisposta a creare valore. Quindi questo è ciò che anima le sue azioni verso di te o quello che ti dice o ti dirà. Ok, vediamo adesso cosa ti dicono gli oracoli dello sciamano. Non lo vedi subito, lo specchio velato. Te l'ho detto con il cavaliere di denari. Cammina accanto a te come un custode del quotidiano. Lo riconoscerai per la sua affidabilità, per la sua dedizione, la cura che mette nei piccoli gesti. Quasi non te ne accorgi che è lui o è lei, ma quando te ne accorgi. Lo specchio velato ti dice: non tutto ti viene rivelato subito, ma soprattutto, te l'ho detto, è la sua più grande qualità, quella di la saggezza silenziosa, è la sua più grande qualità. Lo specchio velato non ti viene rivelato tutto subito. La verità vera è al di là da ciò che viene detto, è nel mistero. Ricordati che ti fa sviluppare mistero, nuovi territori del tuo inconscio inesplorati. Ti porta per mano in questo. Cos'altro? Il cuore del cielo. Ti sentirai come una stella danzante. Il cuore del cielo mi dice che siete già connessi in questo momento, perché è il tuo amante mistico. Tu lo sai già, tutto quello che ti ho detto. Lo sai già perché fondamentalmente ho parlato di te. L'altro sei tu. E l'altro in questo caso è la migliore versione di te stessa o di te stesso. In questo cielo così vasto, quest'anima arriva a te e tu non lo sai ancora. È destinato. È destinato. Il gufo. I valori della notte. L'uccellino sta cantando, il gufo canta. Il gufo, la papessa, la luna, sono tutte carte femminili notturne, mistiche, misteriche. Allora il gufo ti dice: è nella notte che lo troverai, è nel mistero che lo riconoscerai. E guardando le cose da un'altra prospettiva lo vedrai. Vi ricordate il video che vi ho fatto sulla dea Nyx, la dea della notte, la favola di potere sciamanica, dove parlo del gufo? Magari andatelo a rivedere, perché vi aiuta a cambiare la prospettiva. E adesso io ti dico che tu sei nata o tu sei nato per cercare armonia in ogni cosa. Il tuo cammino ti ha condotto tra sogni, illusioni, tra passioni intense, karmiche, relazioni karmiche, dove hai imparato a distinguere ciò che è vero da ciò che inganna. Ma il tuo vero amore è un'anima completa, un cerchio perfetto, che porta con sé mistero e profondità, saggezza silenziosa e capacità di costruire con impegno. Il suo corpo e la sua sensualità ti attraggono con dolcezza, mentre il suo stile quotidiano ti insegna pazienza e attenzione. Ama con ardore e comunica con visione, creando insieme prosperità e sicurezza. La vostra missione
e vivere la verità e la chiarezza nel cuore, superando prove e vecchi blocchi, il diavolo e la regina di spade. E il gesto che apre la porta del tuo vero amore è lasciare andare le paure e soprattutto le riserve, aprire il cuore e fidarsi. E allora, solo allora, nella dimensione quotidiana, nella dimensione concreta della vita, riconoscerai l'amore vero. La persona che camminerà accanto a te con costanza, con dedizione e sicurezza. Sarà l'amore che ti farà sentire finalmente a casa, protetta, protetto e apprezzato, capace di trasformare il tuo cammino in una danza armoniosa tra cielo e terra. Wow, ragazze mie, ragazzi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Che dire, non aggiungo altro, è bellissimo, veramente stupendo, poetico, molti di voi l'hanno già incontrato, molti di voi no. Questo è ciò a cui si deve, questo è ciò che devi, magari salvati il video. Devi alimentare questa immagine dentro di te perché sta parlando del tuo archetipo della bilancia che deve essere integrato come qualità ardente nella tua vita per realizzare tutti i tuoi progetti. Ok? Wow, detto questo, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti abbraccio forte, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.